Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ecco, mi dice le sue generalità, grazie. Angelo Izzo, nato a Roma il 23 agosto 1955. Sì, è attualmente detenuto A Velletri, a Velletri. È una casa circondariale. la casa circondariale di Velletri. Sì. Ecco, parli sempre nel microfono, cioè Sì. risponde alle domande del pubblico ministero e poi delle altre parti. Prego. Izzo, buongiorno. Buongiorno. Pubblico Ministero. Cominciamo con quelli che sono stati i periodi della sua detenzione, in modo da avere uno spartiacque. Dunque, io sono stato in carcere dall'ottobre 1975 fino al 91, diciamo, ininterrottamente. Poi sono stato fuori alcuni periodi negli anni 90 fino al 93, quando poi sono stato latitante e sono stato arrestato nel settembre 93 a Parigi, estradato dopo alcuni mesi, sono stato in carcere fino al 2002 e poi sono stato fuori fra il 2002 e il 2005 fra permessi, semilibertà eccetera, e ora sono detenuto ininterrottamente dal 2005, dal maggio 2005. Quindi la prima detenzione è ottobre 75. Ottobre 75, Ecco, sì. lei prima di entrare in carcere nell'ottobre 75 aveva svolto attività politica, era inserito in un qualche Sì. contesto, ci vuole spiegare bene? Sì. E quando iniziò? Dunque, io iniziai a fare politica, praticamente ero molto ragazzino, parliamo proprio tipo 13-14 anni, all'interno di organizzazioni del movimento sociale inizialmente. A Roma? A Roma, sì. Pensi che io abitavo nella stessa via dove c'era la sezione del movimento sociale, quindi era quasi un destino. Però fui cacciato prestissimo, avevo circa 15 anni, fui cacciato dal movimento sociale e mi avvicinai ad ambienti estremisti. In pratica, diciamo, io ho militato ininterrottamente fino al momento dell'arresto nel fronte nazionale del Principe Borghese, anche se qui diciamo è un po' il trucco che si usa anche noi estremisti di destra, perché l'ambiente era praticamente molto unitario in realtà. Poi esistevano molte sigle che spesso però eravamo più o meno sempre le stesse persone all'incirca. Io comunque ho militato in lotta di popolo in modo particolare e diciamo che nell'ultimo periodo, diciamo sopra i 18 anni, ero vicino ad ambienti di estrema destra molto fortemente, però facendo attività malavitose, più che altro di malavita, diciamo, non ero più così diciamo, ero vicino proprio agli estremisti, però non facevo più praticamente politica attiva vera e propria. Quindi tutto inizia a 15 anni, grosso Sì, modo. sì, sì. Quindi lei del 55 nel 70. Del 70, Nel 70. E inizia con un inserimento nelle gruppi giovanili del partito, dell'MSI. Sì, del movimento sociale, sì. Che aveva quindi sede i gruppi giovanili o Dunque io frequentavo sia ambiente giovanile della sezione del movimento sociale, cioè, che allora si chiamava raggruppamento giovanile, ancora non era Fronte della Gioventù, e anche in un'organizzazione studentesca che si chiamava Giovane Italia, che aveva sede al centro, a via Firenze, diciamo al centro di Roma. Sono arrivato anche ad essere, diciamo, proprio alla giovanissima età, sono stato anche addetto stampa della Giovane Italia a Roma, insomma dei gruppi studenteschi, diciamo ero considerato un ragazzo abbastanza brillante da questo punto di vista. Poi quando è stato estromesso dall'MSI? Diciamo che ho continuato a frequentarlo fino ai 16-17 anni, però ero stato già cacciato, diciamo, prestissimo, parliamo 71, diciamo, per una storia di motorini rubati che avevo messo dentro una sezione, tenevo dentro la sezione un deposito di motorini rubati, il segretario anziano, diciamo, non gli stava bene e nacque un problema, ecco. Quanto a gruppi, lei prima ha fatto un cenno veloce a queste varie sigle, vediamo comunque sia... Dunque, ecco, diciamo, la parte più interessante, diciamo così, entriamo anche nel vivo del processo. Io ero molto legato, sono imputato anche di alcune rapine con lui, a Valerio Viccei, che era del gruppo Ascolano, che era praticamente il braccio destro di Gianni Nardi. Quindi, diciamo, mediante lui avevo conosciuto, che ne so, Giancarlo Esposti. Come l'ho conosciuto Viccei?
Come? Licei eravamo amici di famiglia da ragazzini, diciamo, e poi stavamo al mare, me lo presentò il figlio del presidente della Finsider, Alessandro Capanna, che andava in vacanza a Tortoreto Lido, aveva una villa a Tortoreto Lido, e la sorella stava con un fascista ascolano, e quindi conobbi Licei. Subito ci trovammo, io già avevo fatto qualche rapina, con Valerio subito ci trovammo armi, insomma trovammo subito una consonanza. In più io ero vicino anche ai gruppi militari del Fronte Nazionale, un gruppo clandestino che si chiamava Uovo del Drago, che era guidato da Enzo Maria Dantini, che poi è uno che è uscito nella lista di Gladio. Io ho fatto anche alcuni attentati, insomma ho fatto anche attività... Andiamo con calma e con ordine. Il rapporto con Vicei, quindi la conoscenza fin da quando eravate... fin da bambini, poi naturalmente si è approfondito dal 72, diciamo. Dal 72. Questi rapporti con il gruppo Ascolano, diceva, quindi il gruppo che sì, faceva conobbi tutti, conobbi Gianni Nardi, conobbi Giancarlo Esposti, conobbi i Marini, conobbi Ortensi, Lothar, Roberto Rasicci, praticamente conoscevo un po' la sorella di Gianni Nardi, Trudi, soprannominata, si chiama Alba, però era soprannominata Trudi, insomma frequentavo questo ambiente, più che altro facciamo un forte traffico di armi con questo ambiente, ci scambiavamo pistole, mitragliette, esplosivi, questa attività qui. In più grazie a loro ho conosciuto parecchi milanesi, quindi sempre dell'ambiente San Babilino. Poi un'estate fui punito siccome fui rimandato in 4 materie al liceo, fui mandato in un collegio a Domodossola, un collegio di preti. Andiamo con ordine. Ha conosciuto anche dei milanesi? Sì, stavo dicendo proprio questo, conobbi il figlio di Degli Occhi, Adamo Degli Occhi, anche perché appunto stavo dicendo fui mandato in collegio, e questo collegio dei padri rosminiani era pieno di milanesi dell'ambiente San Babilino, Alberghini, insomma conobbi parecchi di questi ragazzi qua un'estate che feci in collegio, quindi nacque un'amicizia. Poi noi queste amicizie le usavamo diciamo anche per avere rapporti che poi ci servivano per poi commettere reati, insomma, ecco. Ascolti, i contatti con il Fronte Nazionale invece con chi in particolare e quando? Allora, il Fronte Nazionale io ho conosciuto anche il principe Borghese personalmente, però diciamo che io facevo riferimento direttamente a Enzo Maria Dantini, Alberto Pascucci, Maurizio Messina, cioè tutto l'ambiente giovanile del Fronte Nazionale. Poi ad un certo punto mi fu anche io, proprio perché facevo attività coperte, diciamo ufficialmente cominciai ad uscire da questo tipo, non partecipavo più a riunioni ufficiali del Fronte Nazionale, eccetera, proprio perché venivamo usati a volte per delle azioni, diciamo, che noi le chiamavamo azioni bagnate, in pratica delle operazioni. Io per esempio partecipai ad una campagna di attentati contro il movimento sociale fatta sotto falsa bandiera, che in realtà facevamo noi del Fronte Nazionale. In particolare per esempio incendiai la sede della Giovane Italia a via Firenze, missi una bomba nella federazione federazione proprio del movimento sociale a via Alessandria, le posso dare pure la data, misi della dinamite mi sembra nell'ottobre 1972, quindi ero proprio ragazzo, avevo 16 anni. Ecco, feci una serie di azioni di questo tipo. Queste azioni lei da solo? No, naturalmente il gruppo più ristretto era formato, quelli con cui diciamo più legavo, era formato appunto da Valerio Vicei, che faceva l'università a Roma, quindi stava sempre con noi, Andrea Ghira, Gianni Guido, Gianluigi Esposito, e in più occasionalmente capitavano ragazzi di Ordine Nuovo quali potevano essere Gabriele Adinolfi, insomma questa gente qui. Poi praticamente ho conosciuto un po' tutti comunque. Questo discorso di gruppo in qualche modo occulto di queste operazioni di cui sta parlando nasce su iniziativa di chi? Del Fronte Nazionale, in particolare di Dantini. Dantini in particolare. Si parlava, era imminente, si diceva in quegli anni, parliamo in modo particolare 73-74, si pensava che sarebbe successo un colpo di Stato, e quindi noi stavamo facciamo tutta una strategia per favorire questo tipo di situazione.
ebbi occasione di conoscere anche Concutelli personalmente, insomma tutto questo ambiente qui, però questi erano ambienti di tipo, non ho mai partecipato però all'ambiente ordinovisti, cioè però li conoscevo. Ho conosciuto anche, che so che è imputato in questa occasione, Delfo Zorzi, in occasione del funerale di Falvella a Salerno, di mi pare, o comunque in occasione di un funerale, mi fu presentato che studiava giù al Coso di Napoli, come si chiama? Istituto di Arte Orientale, in quegli anni là, ora penso 71-72, quegli anni lì comunque. Concutelli lo conobbe quindi prima della... Sì, prima della carcerazione. Sì. In che occasione? Lo conobbi proprio a Tortoreto, mi pare, in occasione della questione, lui era reduce dal sequestro mariano e avevamo fatto dei favori, avevamo cambiato in franchi svizzeri dei soldi del sequestro mariano, e quindi poi mi fu presentato Concutelli, che mi parlò di alcuni affari che c'erano giù in Sicilia e mi propose se volevo scendere in Sicilia con loro per alcuni attentati, per alcune questioni. Comunque lo conobbi al mare praticamente. Lo conobbe? Al mare. Al mare. Sì, a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo. Lui in quel periodo come si collocava? Lui era latitante, però era latitante per modo di dire, perché so che addirittura i familiari avevano una casa lì e lui frequentava casa dei familiari, quindi era uscito da poco mi sembra da Lucciardone per una questione di bombe. Parliamo però di un'epoca successiva, parliamo 74-75 mi pare. Anzi, sicuramente 75, perché il sequestro mariano è del 75, quindi sicuramente parliamo dell'estate 75. Ascolti, lei prima ha fatto un cenno veloce sul discorso golpistico, sulle aspettative 73-74 di un evento di questo tipo. Ci può spiegare più in dettaglio, insomma, di cosa si trattava? Dunque, si credeva che i comunisti stessero, questo era diffuso in una serie di ambienti anche malavitosi, anche ambienti di tipo massonico, eccetera, e c'era la convinzione che i comunisti stessero per venire al potere. Per comunisti intendo proprio il Partito Comunista, e quindi bisognasse contrastare anche con le armi la possibilità di presa del potere del Partito Comunista. Questa era la convinzione ideologica, che era molto più diffusa, rispetto all'ambiente di cui sto parlando. Era diffusa per esempio anche negli ambienti del partito. Molte persone pensavano che effettivamente si sarebbe dovuti arrivare ad un contrasto anche violento per evitare che l'Italia finisse in mano ad un regime comunista. Quindi noi vivevamo con questo tipo di idea base, eravamo convinti di avere appoggi in ambienti militari. Io ero molto ragazzo, quindi non le so specificare più di tanto. Si raccontava per esempio che i carabinieri della divisione Pastrengo di Milano fossero completamente dalla nostra parte, però io non è che io ho mai avuto contatti diretti, quindi queste erano voci che giravano nell'ambiente. Questo discorso della divisione Pastrengo di Milano lo riferisce in qualche modo? Sì, me lo riferì Sermonti, che era molto legato che erano palermitani, erano romani palermitani. Di origine palermitana. E quindi erano legati anche ad ambienti del movimento sociale molto elevati di Milano, E mi raccontavano che erano convintissimi che da un momento all'altro si sarebbe verificato una situazione per cui anche le bombe stesse, noi sapevamo che tutta la campagna di bombe del 73-74 era finalizzata a creare un disordine per poi creare un ordine, per poi per favorire un intervento militare, e noi avremmo dovuto appoggiare come milizia civile questo intervento militare.